Ciao, benvenuto a questo nuovo appuntamento con Bloom. Oggi siamo a Comiso in provincia di Ragusa e parleremo del controllo dell'oidio e visiteremo una prova in campo. L'oidio è una delle malattie più temibili e diffuse tra tutte quelle che attaccano le colture floreali ornamentali. Il sintomo classico di un attacco di oidio è la presenza sulle foglie di un feltro biancastro costituito dall'insieme del micelio, dei conidiofori e dei conidi del fungo e può interessare tutti gli organi della pianta, dalle foglie, ai germogli, le gemme e i fiori. Oltre ovviamente alla perdita di valore estetico che in alcuni casi può compromettere anche la commercializzazione, non è da sottovalutare anche il deperimento generale della coltura dovuto alla sottrazione di nutrienti da parte del fungo. Questo può portare ad una riduzione dell'attività fotosintetica fino alla necrosi dei tessuti più colpiti. In ogni caso appare evidente come la non ottimale gestione dell'oidio ha un impatto diretto sulla produttività e sulla qualità della coltura. A differenza di gran parte degli altri patogeni fungini, lo sviluppo e la sopravvivenza dell'oidio non è favorito dalla presenza di acqua allo stato liquido, ma l'umidità relativa gioca un ruolo fondamentale e le sue variazioni possono quindi favorire la germinazione delle spore e la crescita del micelio. Inoltre l'oidio può colpire un'ampia varietà di colture grazie al grande numero di specie e sottospecie che costituiscono questo gruppo di funghi. In questa prova di campo su Gebra che vede alle mie spalle andremo ora a vedere due strategie antioidiche a confronto a 10 giorni dall'ultima applicazione. Innanzitutto partendo dal testimone non trattato vediamo la severità dell'attacco, quindi le foglie sono coperte come potete vedere dalla classica muffetta bianca che è estesa su tutta la superficie della foglia. Passando invece al prodotto di riferimento, in questo caso un triazolo, vediamo come le applicazioni sono riuscite a mantenere sana la coltura e non ci sono attacchi particolarmente evidenti di oidio. Infine vediamo la nuova soluzione Syngenta Alibiflora. Anche in questo caso le applicazioni sono riuscite a mantenere la coltura sana e non si vedono attacchi di oidio. Alibiflora è il nuovo antioidico Syngenta per le colture floreali e ornamentali, registrato per l'utilizzo sia in serra che in pieno campo. È caratterizzato dalla combinazione di due principi attivi complementari, la zoxistobina che agisce in maniera preventiva inibendo la germinazione delle spore e la crescita del micelio e il difenoconazolo che invece ha un'azione curativa, intervenendo sul processo di formazione dell'appressorio e impedendo quindi la penetrazione del patogeno all'interno della pianta. I due principi attivi inoltre appartengono a due gruppi FRAC differenti, il che fa di Alibiflora un ottimo partner per le strategie antiresistenza. Se vuoi sapere di più su Alibiflora e sulle sue caratteristiche tecniche, trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno sul nostro blog e sulla pagina prodotto di cui trovi il link in descrizione. Al prossimo appuntamento, ciao!